Spazio. Ultima frontiera. È difficile crederlo, ma sono passati ben 55 anni da quando Yuri Gagarin venne spedito in orbita nello spazio a bordo del Vostok 1 nel 1961, diventando così il primo uomo nello spazio. Fu l'inizio di una nuova era. Solo 8 anni dopo, l'umanità mise piede sul suolo lunare e il rapido avanzare della tecnologia permise il concepimento di mezzi sempre più superiori. Al giorno d'oggi le missioni spaziali non sono più una novità, ma con problemi come la sovrappopolazione e la crisi energetica mondiale, iniziamo a renderci conto che il nostro vecchio pianeta Terra inizia a starci stretto. Ed è così che adesso pensiamo a colonie spaziali, viaggi interplanetari, pianeti sconosciuti. Ciò che negli anni 60 era solo fantascienza, oggi inizia a sfiorare la nostra concezione di realtà e si organizzano piani concreti sulla colonizzazione della Luna e di Marte, pensando ad un futuro che ci porterà al di fuori dei limiti dell'atmosfera terrestre. A volte mi ritrovo a pensare dove ci porterà l'avvenire, ma non mi chiedo se avremo le potenzialità per farcela e neanche se l'umanità sarà in grado di sopravvivere nel freddo vuoto cosmico. Niente di tutto questo. Conoscendo la sanguinosa storia dell'umanità, la mia domanda è: una volta fuori, riusciremo a vivere sotto l'emblema della pace? Salve ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo episodio del Virtua Show. Ditemi, vi piacciono i robot? Come robot intendo più nello specifico quelli chiamati più volgarmente robottoni giapponesi. Tra gli anni 60 e 70 nel nostro paese ci fu un vero e proprio boom del genere e da noi arrivarono tantissime serie che seguivano la classica formula del mostro della settimana, che metteva uno o più piloti coraggiosi alla guida di un robot quasi invincibile per affrontare scienziati pazzi, alieni, dinosauri o demoni che volevano conquistare la Terra, iniziando di solito dal Giappone. Citando Leo Ortolani, probabilmente gli piaceva la forma. Queste serie hanno ormai i loro anni e sono state superate da esempi più moderni dello stesso genere in quanto ad espedienti narrativi. Nonostante questo continuano a piacermi a discapito della loro età. Sono esagerate? Certo. Sono poco realistiche? Senza dubbio. Me ne frega forse qualcosa? Le serie di robot o mecha negli anni si sono eventualmente divise in due enormi categorie: super robot e real robot. I super robot potrebbero essere visti nella maggior parte dei casi come dei supereroi meccanici, rappresentano un ideale di giustizia e sono dotati di resistenze ed armamenti dalla potenza incredibile. I real robot sono invece di solito delle semplici armi usate in conflitti a larga scala, costruiti in massa e visti generalmente in un contesto più realistico, come suggerisce il nome stesso. Entrambe le categorie hanno sfornato diversi capolavori nel corso degli anni. Ma quando è avvenuta questa scissione? Qual è stata la prima serie che ha dato uno scossone al genere e ha portato a queste scuole di pensiero così diverse tra loro? Sono Virtual ed ecco il mondo di oggi! Siamo nel 1978, in un Giappone che muove i suoi primi passi nel mondo dell'animazione seriale e Yoshiyuki Tomino... Come stavamo dicendo, Yoshiyuki Tomino, un animatore della Sunrise che aveva già preso parte alla lavorazione di serie come Tetsuwan Atom e Space Battleship Yamato, prende le redini di un progetto che avrà un potentissimo impatto sull'immaginario collettivo mondiale. Il traguardo era quello di ideare una nuova serie di robot, diversa da tutte le altre. Una serie che raccontasse le conseguenze di una guerra su soldati e civili e che si ispirasse alle teorie scientifiche e fantascientifiche del tempo. Il tutto condito naturalmente da battaglie senza esclusioni di colpi. Dopo una serie di concetti iniziali, prese forma quel che sarebbe diventato uno dei robot più famosi dell'universo animato. È l'anno 0079 dello Universal Century e l'umanità ha ormai da molto tempo iniziato la conquista dello spazio grazie alla costruzione di centinaia di colonie spaziali sparse intorno all'orbita terrestre e lunare sotto il comando della Federazione Terrestre. Ma presto una di queste colonie, Side 3, si ribattezza Principato di Zion, dichiara la sua indipendenza dalla Federazione e inizia una guerra in cui ha da subito il vantaggio grazie all'uso di nuove armi meccaniche antropomorfe denominate Mobile Suit. L'unica speranza per la Federazione è riposta nel progetto V, adibito alla creazione di una nuova arma che cambierà le sorti della guerra. Questo è Mobile Suit Gundam!
Mandata in onda in Giappone a partire dal 1979, la serie di Mobile Suit Gundam è stata la prima a mettere i robot su un piano più realistico e militare. Un vero e proprio pioniere del genere che ha dato vita ad una saga che ancora oggi continua a sfornare serie, film, action figure, videogiochi, manga, bar e tanto altro. Lo so a cosa stanno pensando alcuni di voi. Ma non si diceva Gundam! Sì, in effetti qui in Italia la pronuncia originale è sempre stata Gundam, ma se andiamo a vedere il concetto da cui è originato il nome, ci possiamo rendere conto meglio di questo errore. Fu lo stesso Tomino a scegliere il nome per il robot. Gundam è una semplice combinazione di due parole inglesi, gun come pistola e dam come diga. L'intenzione era di dare l'idea di un robot capace di bloccare i suoi nemici e tenerli lontani da ciò che protegge, un po' come una diga è capace di trattenere enormi quantità d'acqua dall'inondare una valle. Gundam viene quindi pronunciato come le sue parole di origine nel resto del mondo. Naturalmente non sto dicendo che non dovrete mai più chiamarlo Gundam, dopotutto è ormai conosciuto così in tutto il paese, ma essere informati su queste cose fa sempre bene. Sentitevi liberi di usare la pronuncia che preferite. I veri fan lo chiamerebbero Gundam. Gli eventi di questa storia hanno inizio su una colonia spaziale apparentemente neutrale di nome Side 7. Avendo sentito voce di nuove armi federali in sviluppo al suo interno, un piccolo plotone di soldati di Zeon a bordo di due Zaku si infiltrano nella colonia scoprendo i pezzi di quel che andranno a formare il Gundam, il Guntank e il Guncannon, i tre robot principali della serie. Qui facciamo la conoscenza di Amuro Ray, il protagonista. Un ragazzo introverso, figlio del progettista del Gundam e genio della meccanica che, con la sua amica d'infanzia, Frau Bow, si ritrova coinvolto in un conflitto a fuoco quando uno dei soldati Zeon, preso da vanagloria, cerca di distruggere le nuove armi. Quasi per caso, Amuro salirà a bordo del Gundam e, grazie alla capacità della nuova macchina, sarà in grado di fronteggiare gli Zaku nemici quanto basta per evacuare i civili sopravvissuti a bordo della nuova nave da guerra della Federazione, la Base Bianca. Con una nave di Zeon nelle calcagna, Amuro, Frau Bow e uno sparuto gruppo di giovani cadetti inesperti e civili dovranno portare le nuove armi ai sopravvissuti al sicuro sulla Terra, resistendo ai continui attacchi dei loro inseguitori. È una storia che non ha carenza di colpi di scena e d'azione, ma è anche una serie sorprendentemente umana che tratta le relazioni dei personaggi e l'esposizione delle fazioni in guerra con una maturità che ancora oggi traspare nonostante la sua età. Ma parliamo prima di tutto dell'animazione. Stiamo parlando naturalmente di una serie vecchia di decenni, uscita in un periodo in cui l'animazione seriale era ancora una novità per l'industria giapponese. Immaginate solo che Osamu Tezuka, il re dei manga, era ancora vivo e Hayao Miyazaki stava appena iniziando ad affermarsi, al lavoro sul Castello di Cagliostro, il suo primo film d'animazione. Quindi, quel che ai tempi era un'animazione all'avanguardia secondo gli standard orientali, oggi appare molto datata, seppure abbastanza dinamica in alcuni combattimenti, anche se non è l'animazione ad essere il suo punto cardine. Per essere una serie giapponese degli anni 70 il disegno è sorprendentemente costante. A quei tempi non era raro vedere i personaggi cambiare proporzioni tra una scena e l'altra o addirittura cambiare il colore di alcuni dettagli. Gundam, almeno per buona parte della serie, sembra essere più attenta a questo tipo di errori e presenta delle illustrazioni davvero niente male. Questo non vuol dire che sia del tutto esente da errori imbarazzanti. Spesso la serie regala dei disegni fantastici e poi ci sono casi come questo ciccio Gundam. Erano altri tempi, il Giappone era entrato ancora da poco nel campo, quindi errori del genere erano anche abbastanza comprensibili. Torniamo a parlare della storia e in particolare dell'approccio umano usato nel presentare e sviluppare diversi personaggi. L'equipaggio della Base Bianca è formato per lo più da civili o cadetti inesperti che si troveranno loro malgrado coinvolti in una situazione su cui non hanno nessun tipo di controllo o scelta. Combattuti tra la paura di morire e il senso di responsabilità verso i vecchi, le donne e i bambini che hanno a bordo, la serie mostra i personaggi principali come gente comune, con i loro pregi e difetti, che lotta con le proprie insicurezze. Amuro Ray in particolare, nonostante la sua genialità ed abilità alla guida del Gundam, è un ragazzo asociale ed immaturo con seri problemi a relazionarsi con le persone intorno a sé, grazie anche ad una situazione familiare che lo ha reso ancor più restio a fidarsi di chi gli è attorno, tanto che la guida del Gundam farà fatica a seguire gli ordini e a coordinarsi con gli altri piloti. Lo scopo di Tomino era di dare al pubblico non un eroe idealizzato, ma un semplice ragazzo, con tutte le sue insicurezze e i suoi atteggiamenti egoisti. Un personaggio che però può crescere. アムロ、いいか、出撃なんだぞ。
戦いが終わったらぐっすり眠れるっていう保証があるんですか？ Più volte si scontrerà con Bright Noah, un giovane ufficiale che prenderà il comando della base bianca dopo la fuga da Side 7. Un ragazzo severo e con uno spiccato senso del dovere che però, per via dell'inesperienza, tende a perdere facilmente il sangue freddo, soprattutto durante gli scontri a fuoco, in cui puntualmente verrà richiamato alla calma dalla timoniera Mirai Yashima. La relazione tra questi ultimi è una delle mie preferite nella serie, non solo per il modo naturale in cui i due vengono avvicinati dagli eventi, ma anche per come si completano a vicenda. Quando Bright si fa prendere dal panico, Mirai è sempre lì a ricordargli di tenere il sangue freddo. Mirai, da parte sua, mostra una cieca fiducia nel comando di Bright, tanto da trovarsi in seria difficoltà lei stessa quando quest'ultimo sarà assente durante una battaglia e sarà costretta a sostituirlo temporaneamente. Le relazioni dei personaggi non vengono schiaffate in faccia al pubblico. Molte vengono raccontate tramite dei piccoli dettagli o dei semplici scambi di battute che vanno ad arricchire la sempre più complessa rete di relazioni, antipatie e simpatie presenti a bordo. La serie in generale fa un ottimo lavoro nel mostrare l'esperienza di giovani persone che stanno semplicemente lottando per la loro sopravvivenza. Amuro e tutti gli altri faranno un percorso di crescita personale che li porterà a misurarsi con le proprie convinzioni e ad unirsi per cercare di sopravvivere insieme ad una situazione più grande di loro. Vedere anche un personaggio tendenzialmente codardo e sarcastico come Kai Shiden trovare la propria motivazione per lottare è uno dei tanti esempi per cui vi affezionerete al gruppo. Sono veramente tanti e tutti ben caratterizzati, grazie anche al lavoro del magnifico character designer Yoshikazu Yasuhiko. Va bene, ora che abbiamo parlato un po' dei buoni, passiamo ai cattivi. L'esercito del Principato di Zion. Oddio, chiamarli cattivi sarebbe... No, è assolutamente sbagliato. Mobile Suit Gundam è una serie dai sentimenti antibellici che non mostra chi tra Federazione e Zion abbia ragione sull'altro. Si limita a mostrare lo svolgersi di una guerra e le sue conseguenze sui soldati e civili di entrambe le fazioni. Vedremo soldati di Zion agire in modo spietato, ma anche mostrare i loro lati più umani aiutando civili in difficoltà, così come vedremo soldati federali agire in modo egoista ed abusivo nonostante siano tecnicamente i buoni. Perché anche un soldato spietato ha una famiglia da difendere e anche un generale scorretto e subdolo può provare amore per qualcuno. Lo scopo di Gundam non è mostrare delle persone buone o cattive, ma solamente persone. E non posso chiudere il discorso dei personaggi senza quantomeno citare uno degli antagonisti più amati dell'intera saga, il rivale di Amuro Rei, il pilota asso del Principato di Zion, la Cometa Rossa, Char Aznable. Quando si parla di carisma, Char Aznable è un esempio perfetto. Il trattamento che la serie riserva a questo personaggio è di tutto rispetto. Un pilota di Mobile Suit geniale quanto spietato sul campo di battaglia, con un passato misterioso e appena accennato che fin dai primi episodi della serie risulta essere una continua minaccia per la base bianca e un agguerrito rivale per Amuro Rei, che nei suoi primi scontri riesce a malapena a tenergli testa e solamente per la superiorità tecnologica del Gundam rispetto allo Zaku 2 di Char. Per dare un'idea ancora migliore di quanto questo personaggio sia pericoloso, si può notare di come la regia dei combattimenti diventi almeno il doppio più rapida quando Char è in campo, dando la sensazione di un nemico che non lascia alcun respiro. Inoltre il suo comportamento freddo e calcolatore è il contrasto perfetto per la natura emotiva ed impulsiva di Amuro. La rivalità tra i due è sicuramente tra le relazioni più interessanti della serie. Non mi sorprende che sia diventato un'icona così importante, forse anche più di Amuro stesso, tanto da avere diversi spin-off a suo nome, compresi dei lungometraggi di recente fattura che rivelano finalmente il suo passato ai fan della serie. Oddio, si potrebbe dire che la tutina spaziale rosa forse è un pochino eccessiva, ma quando hai abbastanza palle da sfidare il tuo arcirivale a un duello di scherma all'ultimo sangue, in assenza di gravità, mentre la base ti sta esplodendo tutto attorno, diciamo che certe cose te le puoi anche permettere. Ora, vi potrebbe sorprendere, ma questa è anche una serie di robot, quindi perché non dedichiamo un po' di tempo anche a loro? Il design dei robot di Mobile Suit Gundam è stato curato dal mecha designer Kunio Okawara, una vera e propria leggenda vivente che ha lavorato su innumerevoli altre serie robotiche giapponesi, tra cui Zambot 3, Tekkaman, Daitar 3, Armored Trooper Votoms, Dagram, Iron Liger e Gao Gaigar.
Il suo lavoro in Gundam ha dato vita ad uno stile totalmente diverso dalle serie prima, ispirandosi all'idea di pesanti soldati di metallo che, essendo tali, dovevano rappresentare il proprio esercito come se fossero delle divise d'acciaio. È infatti possibile capire se un Mobile Suit appartiene alla Federazione o al Principato di Zion con un colpo d'occhio. I mecha federali sono molto simili a dei carri armati antropomorfi con forme squadrate, mentre i mecha di Zion vanno per un look più minaccioso nonostante le forme più tondeggianti e ricordano degli enormi ciclopi in armatura. La serie di certo non ha mancanza di varietà in questo ambito. Ora, se siete tra quelli che hanno visto molti cartoni di robot da piccoli, sicuramente avrete una certa familiarità con questi suoni. I giapponesi sono sempre stati molto creativi per quel che riguarda il sound design dei loro prodotti, con molti suoni ormai diventati iconici. A mio parere, dare un suono particolare e riconoscibile a qualcosa di apparentemente inanimato come un robot dà ancora più personalità a quest'ultimo. Se tutto questo è poi unito ad una regia attenta, l'impatto sullo spettatore è ancora più significativo. Basti pensare ad esempi come il ruggito di Godzilla, i suoni metallici di Robocop, lo stridio dei TIE Fighter in Star Wars. In Gundam il sound design risultava eccellente per i tempi, e molti suoni utilizzati in quella serie sono entrati nell'immaginario collettivo. Immaginate quanto sarebbe più interessante la vita con gli effetti da robot. Per il comparto sonoro di Gundam dobbiamo ringraziare il sound director, che in questo caso è stato un uomo di nome Noriyoshi Matsura. Yoshi! Un altro elemento di Gundam che mi ha colpito è il modo in cui tratta il tema della colonizzazione spaziale. La serie usa un misto di teorie scientifiche esistenti ed elementi inventati che coesistono senza risultare invadenti l'uno sull'altro. Uno degli esempi più lampanti è il concetto delle colonie spaziali, mostrate come enormi cilindri alimentati da pannelli solari. Dentro i coloni vivono sulle pareti interne grazie ad un sistema di gravità artificiale causato dall'effetto centrifuga del movimento circolare della colonia. Tutto ciò si basa sui cilindri di O'Neill, teorizzati da Gerard K. O'Neill, un famoso fisico statunitense che lavorò ad un piano di colonizzazione spaziale nei primi anni 70, credendo in un futuro in cui l'umanità si sarebbe spinta fuori dai limiti terrestri. Un esempio di elemento di fantasia, che però ha pesanti ispirazioni sia scientifiche che filosofiche, è quello del New Type. Introdotto abbastanza tardi nella serie, è uno dei concetti più importanti dell'intera saga. Teorizza un nuovo passo evolutivo per l'uomo, che inizierebbe ad avere capacità mentali superiori una volta iniziato a vivere nello spazio. Non si tratta di poteri psichici veri e propri, ma di una connessione più stretta con l'universo stesso, di una migliore consapevolezza del cosmo e della sua interezza. Uno stato superiore che viene mostrato con un alone mistico e tramite visuali eteree che simboleggiano il distacco con la vecchia umanità e che, per la loro regia particolare, fanno riferimento agli ultimi momenti del capolavoro fantascientifico di Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. Tomino credeva fermamente nel concetto del superuomo del filosofo Friedrich Nietzsche e aveva una visione molto romantica del viaggio nello spazio e dell'evoluzione umana. Per il suo lavoro su Gundam in particolare, probabilmente venne ispirato anche dalle esperienze dei primi uomini sulla Luna, in particolare dalle parole di Edgar Mitchell, il sesto uomo a scendere sul suolo lunare, che per descrivere quella che lui chiamava una reazione biologica al viaggio nello spazio disse:
Fui sopraffatto dalla sensazione fisica e mentale di estendermi nel cosmo. Le restrizioni e i confini della carne e delle ossa si dissiparono. Vabbè, niente male per una serie che qui in Italia è considerata per bambini. Ora, i New Type nella serie sono umani dalle capacità mentali eccezionali e dai riflessi molto più rapidi, e vengono quindi iniziati ad essere schierati in campo da entrambi gli eserciti. Nonostante non siano dei veri e propri esper, i New Type sono capaci di sentire la presenza dei propri simili e anche di instaurare un contatto telepatico nel caso di un forte legame. Però, pensandoci bene, che fastidio se fossimo tutti dei New Type. Voglio dire, non fraintendetemi, avere dei poteri extrasensoriali e comunicare tramite telepatia parrebbe una ficata della Madonna su carta. Ma con tutte le rotture che già abbiamo con i gruppi di amici su WhatsApp, immaginate che potrebbe succedere con poteri del genere. Oh, allora che famo sto fine settimana? Ma io proporrei una pizza. No, vi prego, basta pizza, io devo stare leggero. Vabbè, ti prendi un'insalatina e stai a posto. Ma non così leggero, mi basta un panino. Ragazzi! Ho avuto una giornata pesantissima, starei cercando di dormire. Potreste discuterne fuori dal mio campo mentale, per piacere? Vabbè, Ale, date una calmata, si parlava. Sì, una pastiglia. Voglio dormire! Mobile Suit Gundam è una serie che ho imparato ad apprezzare con il tempo. Essendo vecchia, naturalmente il suo stile narrativo è abbastanza datato e lento per gli standard odierni, e la regia dei combattimenti è decisamente migliorata nelle serie successive, ma a mio parere va guardata almeno una volta, soprattutto se siete fan d'animazione. È una serie sorprendentemente profonda per la sua età. I suoi personaggi sono curatissimi, i design vari, e la narrazione offre tantissimi momenti emozionanti. Si sente ogni momento di tristezza, ogni momento di gioia, ogni morte, ogni vittoria. L'esposizione è diversa dagli esempi più moderni, ma l'emozione è altrettanto forte, e per questo dobbiamo anche ringraziare la magnifica composizione musicale di Takeo Watanabe, che ha dato una perfetta atmosfera da space opera all'intera serie, mischiando temi elettronici ed alieni a melodie più tradizionali che trasmettono la malinconia di una giovane anima in guerra. Ha dato inizio ad una saga che continua ancora oggi, e che, come avrete sicuramente capito, io amo alla follia insieme a tutto il resto del genere. Magari non è la serie migliore da cui iniziare, soprattutto se non siete abituati a cartoni così vecchi, ma quando vi sentirete pronti, o anche solo un pochino più aperti mentalmente, vi prego, dategli una possibilità, anche solo per la sua importanza. Come dico sempre, magari troverete qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi mando un salutone e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! continua a cadere. Salve ragazzi e ragazzi, e benvenuti in un nuovo tanto sarà staccato, stavo facendo finta di niente, non si era staccato il pezzo. Lo so a cosa stanno pensando alcuni di voi. Ma non si diceva Gundam. Ti sei rotta la voce? Ok, via. Ma non si pronunciava Gundam. Gundam. La Gundam. Diceva Gundam. La Gundam. Gundam. Sì, in effetti la pronuncia qui in Italia è sempre stata Gundam, ma se andiamo a vedere il concetto da cui è originato... Orca dale! Lo rifaccio dai.